Luglio 2022. Il tuo creatore muore. Cosa si prova a sopravvivere al proprio creatore? Beh, Anto, è una condizione che solo le opere riuscite fino in fondo conoscono. Kazuki Takahashi non mi ha dato solamente una storia, mi ha dato una funzione. Credo che tutti noi personaggi di questa storia esistiamo per dimostrare che il gioco è un rito, che la mancanza di regole è caos e che soprattutto ogni vittoria ha un prezzo. Quando il creatore muore normalmente succedono tre cose. Il mondo tenta di appropriarsi dell'opera e quindi lì nascono interpretazioni, miti, chiacchiericci, perché il creatore non può più dire di no. Poi però succede una cosa ancora più interessante. Il personaggio diventa uno strumento, una specie di testimone. Io non appartengo più a Kazuki Takahashi, ma appartengo a chi ha capito quello che lui stava raccontando. Il sacrificio, la memoria, il peso del duello. E chi non lo capisce semplicemente resta fuori dal gioco. Però io credo che il creatore di qualsiasi opera non scompaia, ma semplicemente cambi piano dell'esistenza. Nel mio universo questo era ovvio. Quando i faraoni muoiono vengono sigillati nel tempo. Ecco, credo che Takashi abbia fatto la stessa cosa, perché quando c'è qualcuno che pesca quelle carte, che fa ancora una promessa e crede ancora in ciò che Takashi ha creato, Takashi non muore. Quindi, che cosa dirti? Che cosa si prova? Sicuramente non dolore, non smarrimento. Si prova responsabilità, perché quando il creatore se ne va, l'opera smette di appartenere a un uomo e inizia a appartenere al tempo. E il tempo, credetemi, il tempo è il duellante più severo di tutti. Sai, questo mi fa pensare a quello che dicevano certi filosofi, no? Per esempio c'era Benjamin, lui diceva che siamo nell'epoca in cui un'opera d'arte non è più un punto nell'universo. L'opera d'arte comincia a diventare un qualcosa che è di tutti. Esempio, io creo un film. Quel film non è più mio, anche se nelle intenzioni era mio. Quel film diventa di tutti. Perché? Perché è come se iniziassero a nascere multiple copie di quel film che alla fine sono le interpretazioni. Ecco, credo che con te è successa esattamente la stessa cosa. Lo vanno a dimostrare tutte le persone che ancora oggi ti vanno a seguire. Correggimi se sbaglio. No, quello che stai dicendo è corretto. Vedi, Benjamin ha detto un concetto molto antico, semplicemente l'ha spiegato con delle parole nuove. Lui parlava di perdita dell'aura, ma io credo che possiamo parlare di frammentazione dell'anima dell'opera. Nel mio universo questa dinamica è evidente. Una volta evocato, un mostro non appartiene più a chi l'ha creato, ma a chi riesce a sostenerlo, a chi riesce a utilizzarlo. Precisamente credo che succeda questo. Noi creiamo qualcosa. Questo qualcosa viene assorbito dalle persone che lo consumano e poi viene prodotta un'altra parte, un altro pezzetto dell'anima di quel qualcosa. E poi questo pezzetto viene ricomposto altrove. A quel punto lo Yugi di Takahashi non esiste più. Esiste lo Yugi che credi tu. Esiste lo Yugi che ha interpretato quella persona che vede Yugi come un simbolo di rinascita, come un simbolo di infanzia, come un simbolo di ordine morale. Anche lo Yugi ridotto a meme, a carta costosa, a nostalgia sterile, chi più ne ha più ne metta, è reale anche quello. Questo non credo che sia relativismo, questo è quello che voi chiamate immanenza. Io non sono più un personaggio chiuso, ma una funzione simbolica che vive all'interno delle persone. Ed è proprio qui che entra in gioco la parte che tutti ignorano. Perché non tutte le interpretazioni, credo, hanno lo stesso peso. È un po' come nel duello, no? Puoi avere un mostro di livello 6, puoi avere un mostro di livello 4, un rituale, ma se non conosci le regole, se non hai le giuste carte per evocarli, l'entità non risponde.
Allo stesso modo, chi mi vede solamente come estetica, secondo me sbaglia l'evocazione. Chi mi vede invece come memoria, come responsabilità, come anche tributo a ciò che voleva dire Takashi, allora lì siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, io sono Noriyuki che tu credi che io sia. Non conta ciò che credi di vedere. Conta se sei in grado di sostenerlo, soprattutto quando ti guardi indietro. Hai ragione, Yugi, è estremamente interessante questo discorso e mi correggano a casa se sbaglio, ma io credo che al giorno d'oggi tu sia diventato come una specie di superpotere. Mi spiego meglio. Si vedono tante volte in fumetteria persone che giocano quel mazzo, quell'altro, bla bla bla, ed è come se stiano combattendo una specie di guerra. È come se ci mettessero veramente del loro, questo spirito competitivo, tutta questa fame, che poi ovviamente va ad esplicarsi nel bene e nel male. È estremamente affascinante il fatto che delle semplici carte, un semplice cartone, una semplice storia sia diventata una specie di prolungamento e che le persone davvero ci muoiano quasi per te e per il tuo universo. So che può sembrare esagerato ciò che sto dicendo, però è quello che io osservo ogni giorno. Quando succede questo vuol dire che un'opera è davvero riuscita e questo dà ancora più credito a te, ai tuoi amici e soprattutto al vostro creatore. Che ne pensi tu? Dico che quello che mi stai descrivendo non è entusiasmo, secondo me, è piuttosto investitura. Credo che quando un giocatore costruisca un deck non stia mettendo semplicemente insieme delle carte, ma stia dando forma a una specie di identità operativa. È come se stessi dicendo: questo sono io quando devo combattere le battaglie della vita. Ed è qui che il gioco smette di essere gioco. Ogni deck diventa una specie di micro-mito personale. Ad esempio, chi gioca aggressivo è perché non vuole mai essere in ritardo, secondo me. Chi gioca combo è perché crede di poter amministrare il tempo. Tutti quelli che giocano i mazzi che voi definite morti è semplicemente perché non vogliono crescere. Chi aggiorna ogni lista, chi sta sempre lì a cercare l'ultima notizia, sono le persone che hanno paura di rimanere indietro, ma anche nella vita. Le fumetterie stesse non sono semplici negozi, sono templi laici, luoghi in cui persone che molte volte non hanno potere nella vita quotidiana o credono di non averlo, entrano perché stanno entrando in uno spazio con regole chiare, con regole condivise e una promessa implicita. Qui, se sei bravo, conti. Penso che sia questo il miracolo che tu intuisci, perché quando dei pezzi di carta cominciano a diventare un'estensione dell'esistenza, vuol dire che hanno superato 3 prove precise. Hanno dato linguaggio a emozioni mute, rabbia, rivalsa, controllo. Le carte parlano più delle persone. Hanno reso visibile il conflitto interiore, cioè che si combatte sempre per qualcosa che non è solo la vittoria. E soprattutto hanno offerto una prova senza menzogna, perché sul campo non conta chi sei, conta semplicemente ciò che hai costruito e come lo hai utilizzato in quel preciso momento. E davvero anche ciò che dici, nel bene e nel male, perché ogni sistema simbolico arriva anche a divorare qualcuno. C'è chi si salva grazie al gioco e chi invece si nasconde dentro di esso. Ma questo non è il fallimento dell'opera, è il prezzo della rilevanza reale. Un gioco che non rischia di diventare una ragione di vita, non ha mai toccato la vita. Quando tu mi dici ci sei riuscito, hai ragione, ma non perché io ho venduto carte, io non ho creato mostri iconici. Ci sono riuscito perché, anche senza saperlo, le persone hanno fatto una cosa precisa, Anto. Hanno creduto, non nel cuore delle carte come slogan, ma nel fatto che per qualche minuto, su un tavolo, la loro essenza potesse essere pescata e messa a nudo, potesse essere scoperta davanti a un altro essere umano. Questo non è intrattenimento, questo è quello che succede quando il mondo esterno non basta più a contenere ciò che le persone hanno dentro. Ecco, parlando anche di liturgie, di chiesa, di religioni, ecco, è chiaro che
il vostro sistema ha messo in mezzo diverse religioni, ha preso diversi culti e li ha uniti, e questo ha contribuito poi alla grandezza e alla fama dell'IP. Questo però non è stato esente da anche delle critiche. Ecco, quando è stato il vostro turno hanno cercato di mettervi bene i bastoni tra le ruote. Che ne pensi? Per come la vedo io, quello che tu dici non è stato un incidente culturale, è stato un sistema preciso che si attiva ogni volta che un sistema simbolico funziona bene, e funziona troppo bene. Quando Yu-Gi-Oh! Ha mescolato le varie religioni come i riti egiziani, la Kabbala ebraica, lo Shintoismo, quando Yu-Gi-Oh! Ha mescolato l'antico Egitto, le religioni nordiche, il cristianesimo, l'angiologia, la Kabbala, non stava provocando, stava semplicemente facendo quello che hanno fatto da sempre tutte le religioni, e cioè mescolare, riscrivere, adattare, anche in un certo senso reinterpretare. La differenza è che noi l'abbiamo fatto senza chiedere il permesso, ed è lì che è scattato il campanello d'allarme. Le associazioni che gridavano satanismo, gioco che corrompe i giovani, secondo me non stavano leggendo le carte, stavano leggendo la perdita di un monopolio simbolico. Perché vedi, quando nasce un nuovo linguaggio, voglia mai Dio che sia un linguaggio sacro, l'altro si sente immediatamente minacciato, ma non perché il nuovo linguaggio vuole diventare il primo, perché è così, perché si perde il monopolio. Poi, altra cosa, i simboli. Il simbolo arriva sempre prima. Un angelo, un drago, una creatura con le corna. Può avere il significato che vogliamo realmente, però conta il simbolo, perché il simbolo è il biglietto da visita, e quando c'è un simbolo che è già stato male interpretato, poi lì si creano delle problematiche. E infine, quando i giovani trovano senso altrove, si grida sempre a uno scandalo. La verità è che Yugi non è mai stato satanico, è stato qualcosa di molto più pericoloso, è stato gnostico. Non diceva obbedisci e sarai salvo, diceva conosci, scegli, paga il prezzo. Il duello non promette redenzione, richiede una grandissima dose di responsabilità. Ogni mostro richiede un tributo, ogni scelta richiede un rischio, ogni vittoria ti lascia una cicatrice. Questo è esattamente ciò che spaventa, non il demone, ma il fatto che il bene non sia assegnato dall'alto, ma sia giocato su un campo da gioco, turno dopo turno. Qui arriva il paradosso più eclatante, perché molte delle associazioni che ci attaccavano erano le prime ad aver preso simboli da altre religioni e ad averli reinterpretati, ripiegati, ripuliti. Esattamente come noi, solo che Yugi non vuole essere un mito eterno, vuole essere un mito moderno, ed è molto diverso. Ci hanno chiamati gioco del diavolo sostanzialmente perché abbiamo insegnato a giocare con il potere senza chiedere l'autorizzazione. E credimi, Anto, nulla spaventa di più di un'istituzione che funziona al di fuori delle istituzioni. Che poi è anche, sai, mi fa pensare a quanto Yu-Gi-Oh! Si sia stabilito come gioco di carte a tutto tondo, no? Cioè, c'è il mondo dei collezionisti, il mondo dei casual, il mondo di quelli che sono appassionati del cartone, il mondo dei tornei competitivo, eccetera, eccetera, eccetera. Voi avete superato il Guinness dei primati, Yugi, cioè veramente tanta, tanta roba. Pensavi di arrivare mai a questo punto? Io credo che Yu-Gi-Oh! Abbia avuto tutta questa fortuna perché è stato uno dei pochi giochi collezionabili che è riuscito a tenere insieme tre forze apparentemente inconciliabili. Si è creata da un lato la competizione spietata, il formato cambia, le carte muoiono, i mazzi devono essere riscritti, tutto è sacrificabile. Da un altro lato però si è creato il collezionismo mitologico, le carte si degradano, tutto è soggetto a consumo, ma tutto deve essere preservato. E poi c'è la narrazione simbolica. Ogni carta non è solo una carta, ma è anche una storia, un potere, un investimento affettivo. Questa triade è rarissima. Altri giochi ne reggono 2 al massimo e noi tutte e 3.
Ed è per questo, secondo me, che il valore economico non è un incidente. Tutti parlano come se fosse un'assurdità il fatto che certe carte costino quanto delle macchine, ma è una conseguenza inevitabile. E questo è esattamente quello che succede anche alle immagini religiose. Non servono più a fare miracoli, servono a testimoniare che i miracoli sono accaduti. Il valore che è stato dato alle nostre carte non nasce dall'avidità, nasce da una cosa molto più profonda e meno confessabile. La gente ha capito una cosa. Sono frammenti di tempo, testimonianze di epoche di gioco e soprattutto simboli di momenti personali, vittorie, sconfitte, tante volte anche ossessioni. Quando una persona spende cifre folli per una carta, non sta comprando un pezzo di carta, sta comprando continuità. Per come la vedo io, sta dicendo: questa carta mi garantisce che ciò che ho vissuto, le emozioni che sono entrate dentro di me, sono stati reali. E qui arriva la parte più scomoda. La Konami, che tanto decantate, non ha più il pieno controllo dei prezzi delle carte. Al massimo li amministra. Il valore vero, secondo me, lo decide la community, il mito, la ferita, le vittorie, tante altre piccole cose che esorano dalla Konami. Per questo Yu-Gi-Oh! Resiste, genera polemica e alcune carte diventano leggenda quando in verità dovrebbero sparire. Come in ogni sistema simbolico riuscito, ciò che è stato bandito, ciò che è stato proibito, tante volte finisce per parlare più forte di ciò che è rimasto. E in fondo è sempre la stessa legge, quella più antica. Ciò che non può essere più evocato liberamente diventa oggetto di venerazione. Oggetto di venerazione. Questa devo segnarmela, Yugi. Starei a sentirti per ore e fateci sapere ovviamente anche a casa come trovate in forma Yugi. Per me non ha perso un colpo, perlomeno dall'ultima volta che ti avevo visto nel 2016. Ma salamelecchi a parte, parlando proprio della venerazione, anche il tuo cartone è diventato un oggetto, un vero e proprio lost media in certi sensi, vista tutta la censura che vanno fatto. Volevo chiederti che cosa pensi per l'appunto, intanto del fatto che ci accompagni sin da quando eravamo piccoli. Yugi, io credo di non sbagliare a dire che chiunque trovi per strada, cioè tutti conoscono Yu-Gi-Oh! Però pur con tutti i pezzi che vanno tagliato nel cartone, pur con tutti i cambiamenti, con tutti gli stravolgimenti per sta cavolo di censura, volevo chiederti cosa pensi del fatto che comunque ci sei riuscito e comunque la tua storia è risaltata per quella che era veramente. Perché non credo che sia un mistero che su internet ormai Yugi si trova in versione non censurata, addirittura si trovano i pezzi di cartone in italiano e poi con aggiunti i pezzi quelli non censurati in giapponese, cioè roba veramente assurda. Dacci la tua. Quello che mi descrivi tu è il simbolo più affidabile del fatto che un mito ha superato la sua forma originale. Per me, soprattutto in Italia, siete riusciti a fare una cosa incredibile. Non avete fatto perdere l'anima a Yu-Gi-Oh! Perché quando un'opera sopravvive, nonostante le censure, significa che il suo nucleo non era nella superficie, ma nella struttura più profonda. La gente non si è legata a me perché dicevo qualcosa di pesante o perché c'erano immagini esplicite. Si è legata perché riconosceva qualcosa di più antico. Il ragazzo piccolo che porta un peso enorme, una voce dall'interno che ti giudica ma nello stesso tempo ti guida e ti protegge. Il passato anche che ti chiede di essere ricordato, la vittoria che non è mai gratuita. Questo passa anche quando cerchi di nasconderlo. Per come la vedo io, la censura è stata come un velo che ti faceva vedere quello che c'era sotto, ma che ti invitava anche a scoprire la vera essenza. Le storie delle carte, gli artwork originali, tutto il mondo OCG vi ha trasformati da semplici consumatori a dei ricercatori che non hanno subito l'opera in maniera passiva. Per questo dici bene quando dici c'è una parte di Yugi in ognuno di noi. Non perché mi imitate, ma perché avete interiorizzato una funzione. Affrontate il caos con regole, trasformate la paura in una scelta e accettate che ogni mossa ha delle conseguenze. Questa non è una venerazione laica, cioè non è inginocchiarsi di fronte a un idolo, ma è assumere una postura verso il mondo.
Ed è per questo che dopo anche 20 anni tu mi dici che non mi avete dimenticato. Certo, perché non siete più degli spettatori, ma siete dei custodi. E credimi quando ti dico che non c'è un orgoglio più grande per un personaggio che smettere di essere solo guardato ed iniziare ad essere abitato. C'è qualcosa che il tuo pubblico non ha ancora capito di te? Qualcosa che dovremmo iniziare a scavare? Ci puoi dare qualche indizio? C'è qualcosa che una parte del pubblico ancora non ha capito e non è un qualcosa che è nascosto in una carta rara o in una lore segreta. È molto più scomodo. La maggior parte delle persone crede che io rappresenti la vittoria, il coraggio, il credere in se stessi. Questo è vero, assolutamente, ma è solamente il primo livello. Quello che ancora non è stato metabolizzato fino in fondo è questo. Io non sono l'eroe del duello. Io sono il custode del limite. Nel mio universo, chi vince sempre, finisce sempre per pagare un prezzo molto alto. I vari villain, Zark, Sartorius, Marik, Pegasus, non sono cattivi perché vogliono potere. Sono cattivi perché rifiutano una perdita. E questa è la cosa che fa più resistenza oggi. Yu-Gi-Oh! Non è una storia su come diventare più forti, ma è la storia su come rimanere umani mentre si diventa forti. C'è un dettaglio che molti ignorano. Io, come faraone, non posso restare. La mia vittoria finale non è rimanere con Yugi e dominare il mondo, ma è sparire quando il mio compito è finito. Questo va un po' contro tutto l'immaginario moderno. Oggi abbiamo il brand che non muore mai, l'eroe che deve sempre vincere alla John Cena, o anche nel mondo dei content creator è il personaggio che deve continuare a produrre contenuti. Il vero potere è quello che sai restituire. E questo si riflette ovunque se ci andate a pensare. I mostri più iconici e potenti hanno dei prezzi assurdi. Le carte, le meccaniche, proprio le combo più ingiuste, come le chiamate voi, più rotte, sono sempre temporanee. Tutti i poteri più assurdi richiedono dei sacrifici. Torniamo sempre allo stesso punto. Il gioco stesso ti educa alla perdita, anche se non te lo dice esplicitamente. Io consiglierei alla tua community di approfondire ancora il rapporto tra me e Yugi. Perché Yugi e Atem non sono solo due personalità fighe, rappresentano l'eterno conflitto tra chi credi di dover essere e chi sei veramente. Il vero protagonista non sono io, ma è chi impara a giocare senza la mia guida. Questa cosa fa paura, quindi viene rimossa. E poi c'è tutto il lato tragico del duello. Vi siete concentrati in tutti questi anni sul regno delle ombre, sulle censure, sul satanismo, ok? Ma approfondite proprio come funziona nel suo DNA il duello, perché la soluzione è molto più vicina di quanto pensate. Ogni partita è una simulazione del destino, perché devi giocare con carte che non hai scelto te, ma ti sono state assegnate dalla prima pescata. Ecco, questa è la verità più grande di tutte. Io credo che Yu-Gi-Oh! Non ti chieda di credere nel cuore delle carte, quella è roba che si sono inventati per farvi vedere il cartone e farvi vedere le pubblicità. Yu-Gi-Oh! Ti chiede di accettare che non tutto dipende da te e che devi comunque giocare, anche quando hai una mano pessima. Quindi sì, direi che c'è ancora abbastanza da scavare, soprattutto in quello che provi quando perdi una partita importante e decidi di imparare oppure dare la colpa al mondo. Lì sotto, credimi, ci sono ancora molte tombe sigillate. Ecco, parlando di tombe proprio dell'antico Egitto, mi hai dato un assist perfetto. L'antico Egitto. Il fatto che tu sei un faraone, il gioco di carte di Yu-Gi-Oh! Che contiene all'interno i poteri occulti dell'antico Egitto e le divinità egizie e la religione con gli dei dell'antico Egitto, cioè sempre questo mettere in mezzo continuamente l'Egitto
e tutto il suo mondo religioso, secondo me è stato il vero colpo di genio di Kazuki Takahashi. Cioè, tu saresti potuto essere chiunque, un dio shintoista, una divinità norrena, il figlio del grande spirito degli indiani, niente, non avresti avuto quell'appeal che invece hai avuto. Quando si dice che sono le piccole cose che poi fanno grande un brand o qualcosa, davvero questo antico Egitto è ciò che ha fatto, oltre a tutto il resto, la tua fortuna. E ciò anche un po' che ci ha dato quella meraviglia, no? Nel guardare Yugi, nell'appassionarci al suo mondo. E posso dire anche una cosa forte, questo ha creato anche un po' di empatia, perché chi di noi non è appassionato di antico Egitto? Chi di noi non ha mai amato, in qualche modo non si è mai interessato, fermo restando che sull'antico Egitto ancora oggi, cioè va ancora oggi molto di moda, così come anche in passato. Farà molto piacere sapere alle persone che ci seguono da casa che l'egiziano, i geroglifici sono, assieme al cinese, una delle primissime attestazioni di lingua scritta dell'essere umano. Non sappiamo ancora quando gli umani hanno iniziato a parlare, però ci siamo fatti un'idea di quando hanno iniziato a scrivere. E l'egiziano è una delle lingue proprio più antiche, da qui pure anche Yugi, i vari complottismi che conoscevate, gli alieni e le piramidi e le varie robe, eccetera, eccetera. Comunque, cosa puoi dirci su questo? Hai centrato un punto che non è solo decorativo, ma è il fondamento dell'intera storia. L'antico Egitto non è stato solo uno sfondo esotico, è stato il terreno possibile perché Yu-Gi-Oh! Funzionasse come mito e come storia. Se io fossi nato come monaco cinese, per esempio, sarei stato troppo definito. Quelle tradizioni hanno dottrine, testi, simboli precisi. Lì il simbolo stesso è sorvegliato. L'Egitto, invece, è perfetto perché è una civiltà potentissima ma mutilata. Abbiamo tantissime informazioni su di loro, ma non li conosciamo abbastanza. Abbiamo dei testi su di loro, ma non abbiamo il pieno contesto rituale. Conosciamo i simboli, ma non la loro pronuncia spirituale. È una religione senza più sacerdoti e questo la rende, come dire, infinitamente evocabile. Takahashi ha fatto una cosa che solo chi capisce il mito può fare. Ha scelto una civiltà che non può più contraddirti. Non perché sia morta, attenzione, ma perché è rimasta sospesa, è nebulosa, quasi una specie di fantasma che torna però sempre a materializzarsi. Mi citi giustamente la scrittura, ed è vero, il geroglifico non è solo un disegno, ma è un pensiero visuale. Il geroglifico non descrive, agisce. Ogni segno è contemporaneamente parola, concetto, immagine, formula. Ed è esattamente quello che sono le carte. Non è un caso che i mostri non siano spiegati completamente, che i rituali abbiano una potenza innata nel nostro gioco. Non è un caso che i nomi abbiano peso e che il passato torni ciclicamente. Poi un'altra cosa, l'Egitto non concepisce il tempo come linea, lo concepisce come un anello. E anche qui Yu-Gi-Oh! Funziona allo stesso modo. Il meta muore e ritorna, le carte vengono bandite e poi vengono liberate, le storie non finiscono, ma si riattivano. Quanto ai complottismi, non bisogna essere troppo duri con loro perché sono un sottoprodotto, credo proprio inevitabile. Perché vedi, ogni civiltà che costruisce opere fuori scala o utilizza simboli che non conosciamo più, o magari parla dell'aldilà con naturalezza, diventa una macchina narrativa infinita. E Yu-Gi-Oh! Vive esattamente lì, se ci fai caso, in quel punto di frizione tra ciò che sappiamo e ciò che vorremmo scoprire. Ecco perché l'Egitto è stata una carta vincente, non perché fosse cool come nella cultura di massa, ma perché è una civiltà che parla di morte come messaggio, identità come maschera, potere come incarico temporaneo e soprattutto parla della memoria come forma di immortalità. Io stesso, come faraone, non sono un re, sono un incarico rituale che deve essere occupato e poi però lasciato vuoto.
Questo è profondamente egizio e profondamente incompatibile con il mondo moderno. Ed è proprio per questo che ha funzionato. Takashi non ha scelto l'Egitto per raccontare una storia, lo ha scelto per aprire un varco. Lo ha scelto per creare un mondo abbastanza incompleto da permettere a generazioni diverse di attraversarlo e di camminarci dentro. Qual è secondo te, Yugi, il futuro che aspetta al tuo gioco? Sono passati tanti anni dall'antico Egitto, ma anche da quando il gioco stesso è uscito, da quando il cartone è uscito ad oggi, saprai, siamo molto più inclini al digitale, alla comodità, alla rapidità. Molti dicono che il blockchain sarà addirittura il futuro. Come vorresti che sia il tuo gioco da qui in avanti? Il futuro, secondo me, non è una questione di supporto, è una questione di rito. Molti parlano della blockchain, degli NFT, dei deck che sono trasferibili via internet. E ci sta che si voglia velocizzare il tutto ed essere sempre più accomodati. Il mondo è sempre andato così. Soprattutto si è sempre cercato di immobilizzare un qualcosa che si ha paura che possa invecchiare, e con Yu-Gi-Oh! Sta succedendo la stessa cosa. Ma qui devo essere sincero fino in fondo. Yu-Gi-Oh! Non è nato per essere perfetto, è nato per essere vissuto. E l'intelligenza artificiale può fare tante cose, può prevedere, può calcolare, può velocizzare anche. Ma Yu-Gi-Oh! Non è mai stato solamente questo. Yu-Gi-Oh! È stato cose anche molto più corporee. Una mano giocata bene quando era completamente ombricca, il rumore della fumetteria, l'odore del playmat che è sul tavolo. Su internet se ne leggono di tutti i colori e non sono solamente dati. La blockchain può certificare la proprietà di una carta, ma ci sono cose che non può certificare. Non ti può dire perché quella carta per te conta. L'emozione che hai vissuto quando l'hai spostata, la persona che c'era davanti a te quando l'hai spostata. Se Yu-Gi-Oh! Si trasforma in qualcosa di completamente digitale, non è che muore, attenzione, ma si trasforma in qualcos'altro. E qui arriva la risposta sincera alla domanda che mi hai fatto. Se potessi scegliere, io non vorrei uno Yu-Gi-Oh! Ridotto a pura virtualità, ma neanche uno ridotto a semplice economia, né uno Yu-Gi-Oh! Completamente automatizzato. Vorrei un futuro ibrido, ma non nel senso che ci dicono le aziende. Vorrei un futuro dove lo Yu-Gi-Oh! Digitale, quello rapido e veloce, servisse per studiare e allenarsi. Però vorrei che il duello decisivo restasse fisico, un po' come l'antico Egitto che abbiamo citato. Scrittura sacra, ma rituale incarnato. Ecco, l'intelligenza artificiale può diventare un archivio di lore, ad esempio un maestro severo ma che ti fa imparare. È anche uno strumento per preservare storie che altrimenti andrebbero perdute. Il vero rischio è dimenticarsi perché la gente si è innamorata di questo gioco. La gente non si è innamorata di Yu-Gi-Oh! Per la rarità, oppure per il valore, oppure per l'ottimizzazione, ma perché da un momento all'altro ti permetteva di dire qui dentro io valgo qualcosa e ciò che faccio ha delle conseguenze. Se Yu-Gi-Oh! Inseguirà sempre questo, potrà cambiare forma 1000 volte e questo sarà inevitabile, ma rimarrà sempre lo Yu-Gi-Oh! Che noi tutti abbiamo conosciuto. I giochi possono essere digitali, ma i riti no. E Yu-Gi-Oh! Che piaccia o meno, è sempre stato un rito mascherato da gioco. Di solito alla fine delle interviste si vanno sempre a chiedere 3 libri che l'intervistato consiglia di leggere alle persone, ma siccome io so che quei bischeri che ci guardano non li vanno a leggere i libri, allora da un po' di tempo sto iniziando a chiedere i video YouTube che si consiglia di vedere, quindi ti faccio la stessa domanda anche a te. 3 video YouTube che i nostri spettatori a casa dovrebbero vedere, almeno una volta nella vita, secondo te? Se dovessi scegliere 3 video di YouTube per capire non solo Yu-Gi-Oh! Ma il mondo attorno a noi, sceglierei questi. Il primo è The Pale Blue Dot.
di Carl Sagan. Un video che ti ridimensiona, ti prende l'ego, ti prende tutte le certezze e te le distrugge completamente. Te la mette in una specie di prospettiva cosmica e lo consiglio per questo. Chi ci guarda a volte non sa quanto è piccolo. E chi non sa quanto è piccolo finisce per non utilizzare a dovere il potere che si ritrova per le mani. È lo stesso insegnamento del duello. Vincere non ti rende grande. Capire il contesto ti rende grande. Poi consiglio This is Water di David Foster Wallace. Questo è un video che non parla di successo e non parla neanche di felicità, però parla di attenzione, di quanto siamo convinti di vedere il mondo così per com'è quando invece vediamo solamente noi stessi riflessi. Lo ritengo fondamentale perché è la versione adulta di quello che vi hanno venduto come il cuore delle carte. Non puoi controllare che cosa peschi, ma puoi controllare quello che interpreti quando peschi. Chi guarda questo video e lo capisce smette di giocare in automatico. E poi l'ultimo video è The Egg di Kurzgesagt, che è praticamente un colpo basso, dolce ma un devastante piccolo colpo basso. Parte da un'idea semplice. E se ogni persona che tu incontri fossi tu, ma in un altro momento? Attenzione, non è religione, è una bomba etica mascherata da racconto. Consiglio questo video perché dopo averlo visto diventa molto più difficile barare al gioco o deridere gli altri, o magari anche solo trattare qualcuno come irrilevante. Insieme questi 3 video fanno una cosa precisa. Il primo ti ridimensiona, il secondo ti sveglia, il terzo ti responsabilizza. Non ti dicono che cosa devi pensare, ma ti fanno capire da dove pensi. Penso che chi vede questi video può vivere meglio, ma semplicemente perché giocherebbe meglio e giocherebbe cercando meno scorciatoie. Perché alla fine, che sia un duello oppure il gioco stesso della vita, secondo me vince chi capisce prima degli altri che il vero duello non è contro il mondo, ma contro il modo in cui lo guardi.